Oggi vi porteremo in un posto pazzesco. Buongiorno. Iniziamo il video alle 4:31 e scusate per lo sfondo del cellulare, meglio di questo non ho, ovvero questo soggetto qua. Se non vado errato, in questa terza stagione sudamericana sono stati tanti i posti unici al mondo. Purtroppo non andremo con la Tenerona, ma strada facendo vi spiegheremo anche il motivo. Siamo a San Pedro de Atacama e vi portiamo in uno dei posti che detiene un primato al mondo. Ci vedete belli bardati perché ora qua ci sono 6 gradi e dove andremo forse ne troveremo -6. Sara già stanca prima di partire, ma è anche comprensibile perché il maiale non ha mangiato. Il posto ce l'abbiamo anche per Sara Tappi. Potevamo farla salire sul portabagagli. Grazie per la clemenza. La mattina siamo tutti più buoni. 80 km di ripio che ci porteranno dai 2004 ai 4002, quasi 4,3. E dopo un'ora e 45 minuti arrivati al parco, temperatura -1 grado. Scesi al van, si sentono tutti -1, però guardate l'orizzonte, siamo senza parole, pazzesco, sopra addirittura con la neve. Onestamente quasi che mi infilerei all'interno per riscaldarmi. We are in a really special place. This is considered the highest geothermal field of the world. Muchísimo frío. Chicos, muchísimo frío. We are located over 4,320 meters over the sea level. The difference between others, also, this is a field. We have another fields along the world, Yellowstone, and Russia also. It's not the case, for example, for Canarias Island. It has manifestations. Australia, New Zealand, Bolivia, which is 3 kilometers in that direction. Japan also, it has a manifestation, but a field is different because its size. We have here 10 kilometers square of this kind of manifestations. El Tatio è il più grande gruppo di geyser dell'emisfero australe e il terzo più grande al mondo, appunto dopo Yellowstone e Kronotski. L'acqua emerge a circa 86 gradi centigradi di temperatura, il suo punto di ebollizione a questa altezza. Gli atacameños erano soliti svolgere dei riti religiosi in questo luogo mistico, vietati con la forza dopo l'arrivo degli spagnoli con l'imposizione del cattolicesimo. Cambiata di nuovo camera, ragazzi, non riesco a muovere la bocca. Spero che le riprese siano venute bene ed oltre la bocca non ho più la sensibilità sulle mani. Posto assurdo. La natura ci regala delle cose veramente pazzesche. Dobbiamo assolutamente averne cura. Però adesso non vedo l'ora che sorga il sole perché dobbiamo riscaldarci. Neanche quando vado in moto con -10 ho questa paresi alla bocca. Ma guardate che meraviglia. E poi c'è anche pochissima gente. La temperatura è uno dei motivi per cui venire in moto è complicato. Hablamos de religión, entonces. Yo tenemos punto en común, así que. Altro motivo per cui non siamo venuti in moto per ammirare i geyser, le fumarole, il consiglio è quello di arrivare prima che sorga il sole e dato che l'unica strada per arrivare fin qua è totalmente sterrata, farla di notte con Sara dietro l'ho reputato poco prudente. Però al tempo stesso, da quel che abbiamo potuto vedere, il fondo della strada è messo bene. Oh madre, mamma mia. Siccome è l'ultima sosta che faremo prima di 2 ore, bagno, cioccolata calda e desayuno. Spostato in un punto panoramico e con il sole sto riprendendo l'uso della bocca, oltre che delle mani. Guardate, questo è il ghiaccio. Sullo sfondo è il Tatio e tutto intorno le montagne innevate.
e comunque scendendo ci hanno fatto una raccomandazione: adesso prepareremo la colazione, voi potete fare delle foto, però attenzione, cuidado por los pájaros, sarebbero gli uccelli, perché si un zorro, cioè sì, una volpe vi si avvicina per chiedere cibo, non lo date perché può mordere. Ovviamente la guida non conosce Sara perché anche il maiale può mordere. Non ridere, perché è la verità. También la cerda puede morder. Sono le 8 di mattina e la Serda è 4 ore che non mangia. Povere cerdita. Qua abbiamo le prove 4330 e vi possiamo garantire che si sentono tutti. Il maiale là in fondo fermo a fare colazione da circa 45 minuti, quindi possiamo dire tranquillamente che per gli organizzatori non è stato un affare. Altro consiglio che stiamo vivendo ora: assolutamente venire presto, perché prima che sorga il sole l'ambientazione in generale è molto più coinvolgente. Guardate, in questo momento con il sole le fumarole hanno un fascino totalmente differente. Adesso riprendiamo la strada verso San Pedro, la stessa identica strada dell'andata, e finalmente uso della bocca e delle mani ripreso al 90%. Manca solo un po' di ossigeno, però quello che si prova stando su queste altitudini è veramente qualcosa che si fa fatica a condividere, al tempo stesso è molto affascinante. Se per assurdo aspettassimo le 2 di pomeriggio potremmo addirittura prendere il sole in costume. Il maiale come sta? Meglio, scaldata sia dal sole che dal caffè, entonces estoy mejor. Primo stop, siamo al Vado de Putana, una zona umida molto particolare perché sembrerebbe una palude che dà dimora a tantissimi uccelli, a tantissimi animali, ma in realtà è un rio, un fiume che va a confluire al Salar de Atacama. L'ultimo stop nell'Alta Puna cilena, andiamo a farlo alla Laguna dos Flamencos. Spettacolo della natura. Li stiamo beccando nell'attività che più amo fare, quella di comer. Stanno pescando. Appena tornati in struttura e finalmente iniziamo a denudarci. Addosso avevamo 5 strati, ovvero tutto l'abbigliamento tecnico per il freddo da moto. Il costo di questa interessantissima escursione è di 15.000 l'entrata ai geyser, 45.000 il transfer, però se trattate e piangete un po' come abbiamo fatto noi, totale cada uno 45.000 pesos chilenos. Il cambio è praticamente 1 a 1, quindi quasi 45 euro. Si è parlato di misticità, di scienza e di religione con il capo guida di questa escursione, molto preparato e molto interessante. L'abbiamo invitato nel decadente Sacro Romano Impero d'Occidente, e cioè a Roma, dato che lui ha presentato il nostro ritorno a San Pedro de Atacama come il ritorno alla capital archeologica de Chile. Bueno, lo esperamos a Roma. Spero che il video sia stato interessante. Ho sbagliato l'impostazione sulla camera, ma come sempre abbiamo cercato di fare del nostro meglio. C'era pochissima visibilità, ma se guardate i nostri video tecnici sapete benissimo che quando la luminosità è bassa bisogna avere un grande obiettivo e un grande sensore. E una grande moto e una grande moglie. Quando l'ottimismo vola. Oppure un grande pennello, non so, si dice anche così, no? Cinghiale. Quello non guasta mai. Sulla strada per Calama, usciti dalle più note rotte turistiche, iniziamo ad avere consapevolezza di ciò che rappresenti davvero il deserto di Atacama, una distesa infinita di sabbia mista a rocce tra le più aride del mondo, spinta verso il Pacifico dall'imponente cordigliera andina. L'assenza apparente di qualsiasi forma di vita per centinaia di chilometri fa dubitare di essere ancora sul pianeta Terra, fino alla comparsa dei primi tralicci, di campi estesi di pannelli solari che sfruttano la presenza costante del sole 365
365 giorni l'anno e delle infinite pale eoliche a marchio Enel Green Power. Ad un'altitudine di più di 2200 metri appare Calama, un rude agglomerato di quasi 150.000 persone, sorto principalmente come base per i lavoratori alle vicine miniere, principalmente di rame. Siamo in attesa di Uber per andare tutti insieme in un posto unico al mondo. Dai che ci siamo. Vamos. Punto d'incontro Avenida Granadero 4025. Ovviamente chiederanno i nostri nomi, documenti, passaporti. Primo modulo da compilare, per questo mi porto Sara dietro. Attrezzatura data in dotazione. Sara pronta alla spedizione. Di nuovo tecnico ormai approvato. Dove stiamo andando? A visitare la miniera di rame a cielo aperto più grande del mondo. Non so se ve ne stiate rendendo conto, ma in questa terza stagione sudamericana abbiamo visto le cascate più grandi del mondo, successivamente le cascate più assurde del mondo, ovvero quelle di Moconá, e la diga di Itaipu, la diga con la maggior produzione di energia idroelettrica del mondo. Ma oggi più che mai nuovo record. Aspettavamo questo momento da circa un anno perché siamo passati proprio da queste parti l'anno scorso, ma la miniera a causa Covid era chiusa al turismo. Da fine gennaio 2025 finalmente il lunedì e il giovedì si può visitare la miniera. Nel caso in cui vogliate visitarla bisogna scrivere una mail alla Codelco, che è l'azienda che dirige la miniera Chuquicamata. Loro vi risponderanno prontamente e poi bisogna dare la conferma il giorno prima della visita, altrimenti viene cancellata. Mi raccomando, puntualità, soprattutto per me. Dettaglio da non sottovalutare: la visita alla miniera è gratuita, trasferimento compreso. Questo è il punto di incontro visto da fuori e qua a sinistra l'avenida principale, l'avenida Granaderos. Altra info importante per essere ammessi alla visita: scarpa chiusa bassa, manica lunga, pantalone lungo. Siamo in Cile, non si sgarra, è come se stessimo in Germania. E Sara, come voi ben sapete, ne ha le prove. Inoltre non dovete preoccuparvi delle temperature perché Calama si trova all'interno del deserto di Atacama, quindi zona desertica. Le temperature di notte scendono tranquillamente sotto i 10 gradi, mentre di giorno siamo intorno ai 22-23 gradi. Essendo vicino al tropico bisogna assolutamente mettere della crema solare. Ora briefing. Buenos días. Primero que todo, tienen que saber que Chuquicamata en totalidad es un área industrial. Y por ello, el uso de las mangas largas es obligatorio en el área mina. La visita si dividerà in 3 fasi, si parte alle 11:30 e si tornerà alle 14:30. 3 momenti chiavi: la visita alla mina del Chuquicamata da un mirador ad un monumento ed infine al villaggio Chuquicamata. Circa 20 minuti di autobus e l'emozione sale perché quello che vedremo secondo me è veramente senza senso. L'anno scorso, quando abbiamo scoperto che era chiusa, la delusione è stata tantissima. Quando è così le aspettative salgono inevitabilmente, ma la mina è stata chiusa con il Covid, quindi dal 2020 circa, e non è stata più riaperta fino a gennaio 2025. Guardate il contesto dove è immersa la città di Calama, subito fuori solo deserto. Questo è l'ingresso alla mina. Ci stiamo addentrando sempre di più e non so voi, ma a noi sembra quasi un film di Mad Max, un'ambientazione post-apocalisse. Siete pronti? Si sale in un punto panoramico per ammirare la mina dall'alto. Ragazzi, veramente qualcosa di assurdo. Guardate la dimensione, profonda più di 1 chilometro, lunga 4,5 e larga 2,5. È pazzesco, è pazzesco. Mi sentite un po' senza fiato perché siamo a 2680 metri sul livello del mare. La strada che vedete scende fino in fondo ed ovviamente ci sono dei cartelli che ricordano quanto peso questa strada può sostenere, perché i veicoli sono la cosa più pazzesca. History here began in May 18th of the year 1915. Se da inicio a la producción de cobre a nivel industrial.
industrial. Eso es lo que nosotros, los Chuquicamata, celebramos como nuestro aniversario. Cuando el presidente de la República, Mr. Ramón Barros Luco, apretó il botón desde Santiago para dar inicio alla prima tronadura. Il Cile è il maggiore produttore mondiale di rame. Il massimo dell'estrazione a Chuquicamata è stato ottenuto fino alla metà del 2000 con circa 20.000 impiegati, passati poi a circa 12.000 e una produzione che nel 2022 si è attestata a quasi 270.000 tonnellate di rame puro. Antes de 1915 aquí ya había historia. Es importante entender que en 1915 se inicia la producción a nivel industrial. Muy importante hacer la diferencia porque aquí, incluso de tiempos precolombinos, los atacameños, los nativos que vivían en esta área, ellos ya explotaban el mineral de Chuquicamata. La zona è diventata cilena nel 1879 in seguito alla vittoria della guerra del Pacifico combattuta contro Perù e Bolivia. I boliviani a cui la regione apparteneva gestivano una miniera molto piccola e i suoi lavoratori venivano chiamati i minatori artigiani. Praticamente ci troviamo all'interno di una conca enorme dove l'occhio umano non riesce a percepirne le dimensioni perché non ha un punto di riferimento. Guardate ad esempio il camion là in fondo. Sembra una formica rispetto al contesto. La miniera a cielo aperto ha però esaurito le sue riserve e il futuro è sotterraneo. Sotto alla spaventosa forma ellittica della miniera, a 300 metri di profondità, c'è quella sotterranea che già sta funzionando dal 2019. Ma le cose che a me mandano fuori di testa e che non vedevo l'ora di vedere, ragazzi, legatevi sul divano perché è qualcosa di pazzesco. All'interno di questa enorme mina lavorano 13 bestioni come questi. I camion che trasportano il materiale raccolto agli impianti di lavorazione vengono caricati mediante pale e attrezzature di grande tonnellaggio. Ora vi do alcuni numeri perché mi mandano fuori di testa. Hanno acquistato 13 escavatori a pala che riescono ad estrarre 600.000 tonnellate di minerale di rame al giorno. Provo a girarmi per farvi avere un riferimento sulla dimensione, ma credo sia impossibile, quindi fidatevi di me. Ecco, forse abbiamo un riferimento. Costano 20 milioni di euro cada uno. Pazzesco! Vi porto dietro alla pala, ma sono stato subito richiamato all'ordine. Guardate la pala. Ci entrano 2 Fiat 500. I confini che vediamo dietro di noi, quelli grigi, sono argini artificiali, la torta, quelli che chiamano loro, e sono materiale di scarto. Mentre più a sinistra troviamo el cerro natural, cioè la montagna naturale. Ora provamos. Altrimenti, conoscendo i cileni, la multa è assicurata. E già che Sara si trova nel libro nero, dal mio canto cerchiamo di fare i bravi. Il primo proprietario dal 1915 al 23 è stato statunitense, la Chile Exploration Company. Dal 23 al 71, anno in cui il rame venne nazionalizzato, passò nelle mani della società Anaconda. Nel 76 si crea Codelco, Corporación Nacional del Cobre de Chile, società dello Stato. La nazionalizzazione iniziò col 49% e non fu un processo amichevole. L'azienda statunitense pagava al Cile una piccolissima percentuale di tasse, il resto veniva portato via. Nel 71, 2 anni prima del colpo di stato di Pinochet, la percentuale dello Stato passa al 51%. La miniera, che utilizza l'acqua proveniente dalle Ande, rimane comunque privata. Di tutto il rame che si estrae, sembra che il 26% rimanga alla società dello Stato cileno. Cerco di farvi vedere da vicino. Guardate il cassone dietro. E dopo l'euforia dell'escavatore a pala è scesa un po' di delusione sul mio volto, oltre all'allarme. Tristezza perché io volevo salire in uno dei 94 autocarri che trasportano 400 tonnellate, ma purtroppo li abbiamo potuti vedere solo passando. Volevo farmi una foto di fianco alle gomme con un diametro di 4 metri e dal costo di 12.000 euro cada una. Ci dobbiamo accontentare di questo escavatore. Ma guardate che bestione! E la cosa più assurda, questo escavatore è stato fatto costruire appositamente nel 1930. Quando sento queste cose, come sempre, mi faccio delle domande. Perché mio nonno mi raccontava che a Corridonia neanche le auto c'erano? Fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate. Il monumento della pala misura 27 metri di altezza per 800 tonnellate di peso. La parte dietro caricava i vagoni del treno. Ha operato dal 49 al 71. Agarraste para Charata. Antes de Pinedo, Charata, Charata. sí, me acuerdo, Sí, Charata. estación de servicio Shell. Seguro que paraste. Pero muchísimo calor.
43. 45. También. Sí. Chaco, La Rioja. Vino y aceituna. ¿Pero pasaron por La Rioja o no? una amiga de nosotros cayó en una ruta toda arena. En pista. La policía, la ambulancia y después la trajeron a La Rioja. No tenemos un buen recuerdo, pero tenemos que pasar de nuevo. Yo, Santa Fe, Rosario, Messi. Este hombre es de Entre Ríos. 800 tiene que hacer para llegar a Charata. El señor es de La Rioja, 800 para llegar a Charata. El señor es de Rosario, tiene que hacer 700 para llegar a Charata. El centro del mundo es Charata. Es como Roma. Toda la ruta Conducen a Charata. Pero nos encontramos y salimos, así que mirá. Tenía un tío que en el año 49 emigró de Italia, ingresó en Argentina, pero en monje. Monje. Santa chiquitita. Fe es lugar de pesca. Hay muchos Sigue italianos, estando es muy laburador y muy cuando ingenioso. pasamos, muchísima empresa tenía Claro, apellido todo italiano. ¿no? Sí, Sí, qué impresionante lo que han hecho los italianos. Charata, Yo origen soy. español, mi abuelo Paulo. Almería. ¿Ustedes son de qué parte? Centro d'Italia, otro lato di Roma. Anche in questo caso gli argentini sono sempre affabili. E anche loro ci chiedono il canale YouTube. Mis antepasados son suizos. Suiza? Sí, del cantón de Valais. Suiza es muy linda, Sí. muy linda. Mis hijos conocen, todo yo no fui nunca, pero mis hijos sí. E Sara che chiacchiera. Necesitamos ahora entrar a la página. Terzo ed ultimo stop, questa volta senza il metro. Siamo all'interno della città di Chuquicamata, creata appositamente per tutte le persone che lavoravano all'interno della miniera. El campamento comenzó a ser construido en 1915 de la mano de la empresa Chile Exploration Company. Este campamento está deshabitado desde el año 2007. Aquí hubo un proceso de traslado a la ciudad de Calama que tomó algunos años, que comenzó a finales de los 90 y finalizó en el año 2007. La última familia dejó el campamento en julio de aquel año. Ora, come potete vedere, potremmo definirla una città fantasma. Il 30% della cittadina è ormai sepolto dall'eccedenza di terreno artificiale scavato per la miniera. C'erano limitazioni all'accesso al villaggio di Chuquicamata, che ospitava al culmine dei lavori 25.000 abitanti e aveva per questo zero criminalità. Aquí la jerarquización social era importante, acá existía en Calamanta. Tale gerarchizzazione a Chuquicamata aveva l'amaro sapore della segregazione. Il comparto nordamericano, dirigente della miniera, era infatti separato dal resto dei lavoratori. La città ospitava l'ospedale più moderno del Sud America, il Roy H. Glover, costruito nel 1960 e ora sepolto sotto la miniera. Lo único que no había aquí, al igual que en Calama, era universidad. Ferretteria Rossi con i classici adesivi Duracell, Lottite e Black & Decker, quelli più famosi per noi europei. Teatro Cile. Ma quello che non poteva mancare qua in Sud America è lo stadio. Andiamo a vedere all'interno. Con addirittura le tribune. E questo è l'ingresso principale dello stadio Anaconda con la boletteria. Quando sono stati obbligati a spostarsi verso Calama per l'inquinamento da polveri e da arsenico, Codelco, la società statale, ha costruito case vendendole ai lavoratori con incentivi e ad un prezzo più basso rispetto a quello di mercato. La vita qui era speciale, racconta Olga, nata proprio in quell'ospedale fiore all'occhiello. Era un privilegio, dato che i cittadini non dovevano pagare la casa che abitavano né l'acqua o l'elettricità. La guida ci stava dicendo che qua avevano due grandi nemici. Il primo, il sole molto forte, il secondo, il vento sempre presente. Ma soprattutto guardate il sole come rovina le facciate delle abitazioni. Indubbiamente zone complicate dove vivere. Però camminare su queste strade devo riconoscere che è emozionante. Il villaggio abbandonato è per il momento una zona protetta con accesso limitato gestita da Codelco. Presto verrà convertita a monumento nazionale. Il silenzio e gli edifici rendono il tutto un po' angosciante. Provate a immergervi in
questo contesto. Tutto intorno non c'è nulla se non la sola città di Calama, circa 30 km. La cosa più incredibile è che all'anniversario di Chuquicamata, che loro fanno cadere il 18 maggio, questa città viene aperta e tutti gli ex lavoratori e le famiglie che hanno vissuto qua ritornano e fanno una grande festa riempiendo le vie della vecchia Chuquicamata. Tutto questo penso che sia anche normale, perché dopo che vivi tanti anni nello stesso posto fai fatica a liberartene. Ciao Chuquicamata, con questo video proveremo a darti una seconda vita.